Ciao amici e amiche del segno della Vergine, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni nei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo proprio con la lettura, andando a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie personali, i segni e zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. La vostra prima carta, quindi all'inizio della settimana, è un vero e proprio inizio perché effettivamente la carta del fanciullo o della fanciulla parla di un buon inizio dove possono esserci sia delle notizie sia delle buone occasioni da cogliere. Alcune cose possono migliorare, c'è maggior tranquillità e spensieratezza, ma soprattutto appunto questa carta ci consiglia di cogliere un'opportunità o veramente per un nuovo inizio di un progetto o di un'idea o anche delle novità, magari delle cose che possono essere utile nel corso della settimana. Poi troviamo gli uccelli, anche qui effettivamente c'è quell'energia di fermento, di movimento, soprattutto qui a livello di comunicazioni, tutti i tipi di comunicazioni, telefonate, messaggi, anche qualcosa a livello social, eccetera. Bisogna fare attenzione perché è una carta controversa, perché porta un po' di agitazione e di fermento, ha a che fare anche con gli incontri, però purtroppo con alcune problematiche legate alla comunicazione e quindi di fare tanta attenzione a quello che vi verrà detto e comunicato. Spesso possono essere delle cose non utili, addirittura dei pettegolezzi, delle superficialità, altre magari possono essere interessanti. Quindi da dividere bene, discernere bene queste notizie, queste informazioni. Poi troviamo l'albero, fase di evoluzione e di crescita, spesso ci fa capire che magari alcune cose che stiamo vivendo in questo momento è importante comprendere anche le origini, perché è lì che magari ci sono delle risposte, ci sono delle cose importanti da comprendere per valutare meglio e magari proprio per far crescere e sviluppare non solo un progetto, un'idea, però anche per migliorare se stessi e quindi è legato proprio anche al nostro stesso benessere e anche alla salute psicofisica. Quindi da analizzare attentamente alcune cose proprio per una ulteriore fase di crescita e di evoluzione. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Troviamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente come dico spesso alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti per voi in questo periodo, quindi sia amicizie che famiglia. Troviamo la carta Iris, questa ci dice che probabilmente nel corso della settimana ci sono delle scelte importanti da prendere e alcune cose, è vero, possono portarvi molto più facilmente
al benessere, all'appagamento, a centrare un obiettivo comune o anche semplicemente di aver maggior sicurezza a livello emotivo e sentimentale. Infatti spesso si riferisce anche alle coccole, alle attenzioni, quindi a un aspetto molto tenero e molto affettuoso nella coppia e nelle relazioni più importanti. C'è il glicine, questa parla di aspettativa, di pazienza e di attesa, probabilmente fa anche riferimento alla sintonia e alla connessione, al desiderio stesso. Questo sì, magari può essere utile sapere che soprattutto per i single può esserci una nuova connessione o anche un'amicizia molto forte, molto importante, ma soprattutto anche di conoscere una persona che può essere molto gentile, molto tenera nei vostri confronti, quindi ci può creare un bel feeling. E quindi effettivamente, come avete magari ben pensato, può essere un nuovo coinvolgimento, una nuova attrazione. Anche la rosa in realtà parla di intesa profonda e duratura per le coppie e anche un coinvolgimento. Tutto nell'insieme fa riferimento a raggiungere un obiettivo comune, un'intesa, un qualcosa che può essere proprio importante per voi o per la persona amata o un'altra persona che comunque è importante per voi in questo momento. Per i single quindi abbiamo visto alcune cose che possono, diciamo, migliorare, nel senso come nuova intesa, nuovo coinvolgimento, qualcosa che può procedere anche verso qualcosa di più importante, effettivamente, di più duraturo nel tempo. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta del denaro, diciamo ottima in questo ambito perché parla di affari vantaggiosi, di una fase di rinnovamento e di cambiamento, quindi può essere anche di miglioramento nelle situazioni più difficili e complesse. A volte può essere anche un aiuto, un consiglio, un aiuto inatteso da parte di qualcuno, sempre che può riferirsi al denaro o alla concretezza dell'aiuto stesso, quindi per aiutarvi a gestire alcune cose. E parla anche di esperienze proficue molto intense che possono migliorare alcuni aspetti del vostro lavoro e anche per chi è alla ricerca. Il mercante in realtà potreste essere anche voi, effettivamente, perché vuol dire che alcuni propositi, alcune idee sono o pronte per essere messe in azione, essere portate appunto verso un'azione concreta e che pian piano vedrete un aumento, un guadagno, un vantaggio, comunque possibilità di avanzamento. Può avere anche a che fare con un'altra persona che può farvi delle proposte, delle offerte da valutare. Questo vale per tutti, effettivamente è ancora meglio per chi è in cerca di lavoro. Infatti a sottolineare proprio il fatto che ci sono e sono in arrivo delle notizie e delle proposte e delle offerte, c'è anche la carta del messaggero, molto molto interessante perché sono delle novità, dei contatti, delle buone iniziative che vi porteranno di sicuro a qualcosa di molto positivo. Alcune possono fare riferimento anche a spostamenti o viaggi, quindi da considerare e da valutare, perché alcuni viaggi possono essere di divertimento, di tranquillità,
di gioia per voi, altri possono essere proprio legati al lavoro stesso e quindi anche questo è da valutare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!